No label, no label. Buonasera a tutti, eccoci qui tornati con il nostro appuntamento del venerdì sera, No Label, aperitivo inclusivo, episodio numero 5 che ha un titolo molto interessante questa sera, che è Donne, motori, gioie e dolori. Io questa sera non ho la mia compagna Valentina, ma bensì ho un carissimo amico che è stato parte del nostro primissimo episodio e che questa sera tornerà con noi e tornerà a darci una mano, ed ecco qui che lo facciamo salire su a video. Benvenuto con noi Renzo. Buonasera. Ciao Simonetta. Bentornato, ciao. Allora, Ciao tutto bene? Simonetta. Sì, grazie. È un piacere di nuovo poter fare quattro chiacchiere con te, è sempre divertente. Perfetto. Allora, tu sai che questa sera c'hai un compito importantissimo, perché devi sostituire Valentina, che già Allora, dal punto di allora, vista di pettinatura ha qualche problema, però non solo per la pettinatura, devo dire, riconosco questa, questa grande falla da parte mia, ma cercherò, ecco, mi impegno. sarai sicuramente all'altezza. Diciamo che, la Valentina ci sta ascoltando, purtroppo per comunque una trasferta di lavoro non potrà essere con noi, ma so che stava Salutiamo Valentina, ciao Valentina, io faccio Valentina esatto. stasera. Buonasera, sono Valentina. Allora, come sempre però, visto che parliamo di aperitivo inclusivo, sai che dobbiamo incominciare col nostro bel bicchiere di vino. Te Eccolo lo sei qua, ricordato questa stavolta volta? mi son preparato, mi son preparato stavolta, non come l'altra volta che avevate tutti il bicchiere e io ero sprovvisto. Bene, allora questa Facciamo sera facciamo un cin cin virtuale, auguri di qualunque perfetto, cosa. auguri. Allora, io non so cosa abbia tu nel tuo bicchiere, che fra l'altro ha una forma molto sinuosa, molto femminile, molto E affascinante. vedi, si lega al tema, no, forse? Poi parleremo anche di queste cose, Esatto. no? Io che sono un Parleremo di pochino queste cose. io che sono un Tu pochino sei più più classica. picky, come dicono gli quindi sono un pochino più puntigliosa per quello che riguarda il vino e tu sai perché, Lo allora so, io lo so. scelgo un bicchiere più da degustazione tradizionale e questa sera mi sto deliziando con un vino che fa parte della nostra regione, perché ho deciso di fare l'aperitivo con un Roero Arneis di OCG, quindi un vino bianco di OCG che arriva dalla zona del Roero. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando comunque della zona di Alba, delle Langhe, si trova dall'altra parte del Tanaro, dove fanno dei vini strepitosi e diciamo le loro connotazioni locali, le loro appellazioni locali più importanti sono appunto il Roero Arnese, quindi un bianco che si fa con l'uva Arnese bianca, e poi hanno il Roero rosso di OCG che si fa con la base del Nebbiolo. Quindi se non l'avete mai Invece provato ve lo consiglio. Tu invece con cosa stai brindando questa io sera? sono canavesano con l'unico vino trino che esiste, sai bene qual è, no? Il nostro è Erbaluce, no? Che può essere fatto appunto fermo, passito oppure con bollicine. E queste qua sono bollicine di Erbaluce. Quindi Perfetto. possiamo... Allora, un Sì, brindisi a tutti i produttori in generale di vino nazionali e non che fanno un grande lavoro. perfetto. Auguri. Allora, parcheggiamo un attimo il bicchiere. Brava. Dunque, perché se no lo finisco. Ehm, Come sempre però, dopo il brindisi, io vorrei ricordare a quanti di voi si collegheranno, magari non in live stasera, ma anche dopo, che se vi stiamo simpatici, se vi piace quello che stiamo facendo, vi potete iscrivere al nostro canale e mettete un like. Ma stiamo diventando quasi professionisti perché mettiamo i banner sotto che passa, quindi siamo quasi diventati bravi. Quindi io intanto ringrazio i nostri partner che ci stanno aiutando, i nostri sponsor che sono Radio Dream on Fly, che ci manda in diretta radio tramite il loro sito, ma attenzione, attenzione,
questa sera, grazie a loro, andremo anche in diretta su Twitch. Quindi non solo in video su YouTube, ma anche in video su Twitch, sul canale di Dream on Fly. E poi ringraziamo anche Holo Media Communication che ci dà una mano per tutta la parte del video. Ma veniamo un pochino al dunque. Dunque a noi. Il titolo di questa sera è Donne e motori, gioie e dolori. Io Quindi sono pronto, un mito un po' da sfatare, ma sicuramente da commentare, e quindi con Renzo appunto parleremo di questo argomento qua, però Renzo, come sempre, io ti chiedo di essere non troppo cattivello questa sera, perché so che a volte No, perché? un Allora, questa sera io sono un tuo ospite radiofonico, tu ogni tanto fai la mia ospite radiofonica, quindi devo stare bravo, giusto? Devo stare nel tema, non divagare troppo. Però comunque, allora, guarda, innanzitutto ti ringrazio per questa opportunità e perché è un tema che mi piace, che mi diverte, e devo anche dirti una cosa, che in realtà non è tanto da sfatare il mito donne e motori, ma è quello che c'è dietro, è quello che finisce con donne al volante, pericolo costante, no? È questo quello da sfatare, che poi fa il paio con quello dell'uomo col cappello, no? L'immagine che abbiamo un po' tutti nell'immaginario collettivo, c'è la macchina con l'omino in il cappello che va sempre con la stessa marcia, la seconda o la terza, non la cambia dal 95, no? E quindi è bella invece come frase donne, motori, gioie e dolori, per le storie che ci sono intorno, Sì, secondo me. assolutamente, molto bella, ma tu sai che noi dedichiamo comunque il nostro tempo sempre a parlare in modo positivo della donna e a cercare di renderci consapevoli come donne dei nostri valori. E in questa frase, che è un po' di stampo maschilista, magari si fa difficoltà, no? A trovare la parte, diciamo, a discernere quello che può essere il concetto della donna oggetto, non trovi? Sì, allora premetto, tu lo sai bene perché l'ho detto l'altra volta che ero tuo ospite, tu sai come io consideri come evoluzione dell'uomo, proprio la donna è stata creata dopo l'uomo, quindi è una release già migliorata dell'uomo, no? La release 2 dell'uomo. Quindi secondo me possiamo ribaltare l'interpretazione della frase. Cioè, cosa vuoi dire con ribaltiamo l'interpretazione della frase? Ah, adesso mi spiego. Attente le signore e le signorini, perché non voglio essere frainteso, perché l'argomento io lo giro sullo scherzare, però non voglio che magari la cosa venga vista al contrario. Però, Aspetta, perché ti metto allora, anche in primo piano, perché così ti spieghi meglio, col primo piano, ai, okay? ai, 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 ai. Allora va bene. No, ma il primo Allora, piano però lo può mettere te, no, eccoci no. qua. Dunque, sia le donne che noi maschietti, le cose che amiamo di più, ovviamente, sono i nostri figli, no? Lasciamo da parte fratelli e sorelle perché sono disposti orizzontalmente, no? Nell'immagine della nostra vita. Concentriamoci sui grandi soggetti femminili dei nostri amori. Sono la mamma e poi c'è la nostra lei, che può essere la fidanzata, la moglie, come vogliamo. Sono i due amori dell'uomo, che però non sono gli unici, almeno per la stragrande maggioranza dell'uomo medio, non sono gli unici amori femminili. Perché ce ne sono almeno altri due che sono altrettanto importanti. E adesso poi troviamo l'abbinamento tra questi quattro grandi amori. Due sono scolpiti nel cuore, anche nel cuore di pietra proprio, no? E due invece sono soggetti a variazioni, due immutabili, eterni. Quelli non si toccano, non cambiano mai. Aspetta, perché io credo di sapere quale è uno, la mamma. Ma
Questo è un dato di fatto, la mamma è sempre la mamma e quindi quella lì è lì. Ok, e tu Icona assoluta, intoccabile. fra l'altro, nel tuo libro, ecco, così prendiamo lo spunto e ne parliamo, che è uscito da poco, che si chiama Oxygen, dove racconti in modo semiserio ed ironico una storia vera legata ad un progetto nobile per far produrre energia ad emissioni zero, ma con lo sport che fa da fil rouge e da metafora. E fra l'altro Sì. lo trovate comunque su Amazon e su IBS Feltrinelli per chi avesse piacere di andarlo a comprare, anzi andate tutti a comprarlo perché è un bellissimo libro. Ecco, bravo, Quindi bravo, ci vediamo, bravo. ecco, in questo libro appunto dedichi una frase proprio alle mamme, perché se non ricordo male, quello che tu hai scritto è stato: le donne quando diventano mamme, che belle, la cosa più completa che c'è. Diciamo che con questa frase qui rispecchi l'italiano mammone, o no? Assolutamente. Allora, grazie per aver parlato del libro e grazie per il mammone, perché io sono felice di essere un mammone. Poi scherzavi, no? Giustamente, però è una bella frase, mi sembra. È molto E bella, assolutamente. sai qual è, oltre alla mamma, il grande amore immutabile per l'uomo? Secondo Ma me la sai, però. allora, sì, dunque, dato che tu parli sovente di sport, non voglio sbilanciarmi, ma credo di intuirlo. Ecco, brava, è perfetto. Mh. Allora, nel cuore di un uomo ci sarà sempre poi, oggi anche nel cuore di molte donne, però diciamo che nel cuore dell'uomo ci sarà sempre un posto per la sua squadra del cuore. Tu sei stata in America, se sai benissimo che se sei americano sarà quella del basket o del baseball, noi in Europa ovviamente è la tua squadra di calcio, no? C'è proprio un detto che accomuna l'amore della mamma e la squadra del calcio, sono le uniche due cose che per un uomo non cambieranno mai, quindi parlando di marketing, loyalty al 100%, no? Quindi di Ecco, lì non ci si muove, no? certo. E qui sono due grandi amori a questo punto, no, quello immutevole nel tempo, in ogni situazione, bella o brutta, come i carabinieri nei secoli, Dei fedele. secoli fedele, brava, brava, perfetto. E gli altri 2 invece sono soggetti un po' alla mutevolezza dell'umore dell'uomo, giusto? Giusto Renzo? Sì, spero, no, no, spero che quelli che ci seguono capiscano che quella di oggi è una puntata leggera, scherzosa, d'altronde è appena finito il carnevale, e quindi, però entriamo un attimo sul tema, no? Abbiamo detto donne e motori sono quello che affascinano comunque l'uomo, no? Sono eh, allora, concetti che trascendono, se vogliamo, la parità di genere, fanno fondamento comunque su millenni di dominanza di una storia scritta dall'uomo per l'uomo, no? Storia, arte, immagini che ci sono state tramandate, sono state tramandate da uomini per uomini, no? E quindi abbiamo sempre avuto una rappresentazione della donna comunque come simbolo, no? Se vogliamo mettiamo la Madonna da parte, no? Perché comunque rappresenta la mamma, no? Però tutte le altre donne sono sempre state considerate comunque molto simili, molto vicini all'oggetto, no? Un oggetto comunque importante, presente ovunque, ma sempre trattato come oggetto. E l'uomo, invece, l'uomo è sempre stato raffigurato come soggetto primario, come soggetto vincente, spesso ritratto a cavallo, no? Come forma, come simbolo dell'uomo forte, no? Poi passano gli anni ed ecco che con la tecnologia, con l'evoluzione tecnologica, c'è la sostituzione del cavallo con un mezzo meccanico. Quindi diciamo che la moto, oppure più standard comunque la macchina, l'automobile, no? Quindi sempre questo legame tra uomo, donna e mezzo. Una volta era il cavallo, adesso è l'auto. Tutto questo è comunque sempre legato e l'uomo in mezzo con i grandi amori, no? Il mezzo è la donna. Però abbiamo detto
mentre la mamma e l'amore sportivo sono immutabili, non si cambiano, e qui invece... Eh, ecco qui la differenza, Renzo. Però devo dirti che se si cambiano questi 2 amori vengono sostituiti da altri 2 amori della stessa tipologia, giusto? Allora, perfetto, però tu che vivi nel marketing, anche nel marketing, no? Percepisci la differenza che ci può essere tra quello che è un amore immutabile e un amore, diciamo, mutevole. Non c'è più la loyalty al 100%, giusto? Perché la mamma, ahimè, per tutti noi può diventare vecchia, malandata, rintronata, ma è sempre la mamma. E così come la tua squadra del cuore può fare schifo, perdere tutte le partite, andare in Serie B o in Serie C, ma per te è sempre lei. Cosa dici? Cosa dici degli altri 2 amori? È proprio come dicevi, millenni di storia nel cervello dell'uomo. A me, ma certo, ma perché poi dopo noi, come si dice, no? Possiamo, come diceva qualcuno, possiamo stare qua a smacchiare il giaguaro o a pettinare le bambole, no? Però diciamoci la verità, perché tutto questo va... Poi comunque, tieni conto, Simonetta, questo vale anche per l'uomo, perché anche noi quando diventiamo grassi, senza capelli, anche noi rintronati, siamo anche noi soggetti alla sostituzione, no? Quindi non è che noi siamo immuni, però proprio secoli e secoli, sfaccettature storiche, no? Che ci portano al fatto che comunque la donna, non avendo questa loyalty al 100%, deve mantenersi, no? E quindi c'è tutta una storia fatta di secoli di belletti, profumi, abiti, perché la donna possa sempre essere comunque interessante, attraente e non generare questo desiderio di sostituzione da parte dell'uomo, no? Qui ecco che se vogliamo, no, è molto facile la similitudine con l'auto, no? Anche la differenziazione, di nuovo, perché se qualcuno estrapola dal contesto quello che stiamo dicendo, l'uomo possiede l'auto, è sua, ci fa quello che vuole, la cura, la tiene bene, il garage, la fa lavare, spende per mantenerla. D'altronde, no? Con cosa costano oggi le macchine, no? Però per fortuna questo oggi non si applica più alla donna, però prima era così, una volta era così. Essere, avere, no? L'uomo deve avere, perché avere è potere. La donna deve essere, altrimenti lui la sostituisce. Quindi oggi le cose sono un po' diverse, no? Per fortuna, anche se ti dico, quando all'uomo di scendere da una gran bella macchina con una gran bella donna, non c'è niente da fare, ma è una delle cose che piace di più, soprattutto se poi c'è tanta gente intorno che lo può vedere, no? Il Io farsi ho vedere, no? brava, io ho un amico che mi ha raccontata questa recentissima, lui opera nel mondo dello spettacolo e fra l'altro nel suo portfolio ha un certo numero importante di sosia, anche internazionali. Quando ci sono degli eventi molto popolari, come è stato, e lui me lo raccontava proprio in questa occasione, come è stato recentissimo Sanremo, c'è un boom. Le richieste di sosia di donne famose, non Madonna perché non ci crede nessuno, ma comunque donne famose rispetto anche a livello internazionale, ha dei picchi clamorosi. Lui lavora insieme con un suo conoscente che noleggia auto di lusso. Bene, è pieno di gente che quando c'è un grande evento di grande visibilità, di grande popolarità, compra il pacchetto completo e quindi se ne va a Sanremo a farsi le vasche, come si dice noi, dove si può andare la macchina, non penso che si possa andare dappertutto,
con la gran bella macchina e la gran bella Ma gnocca non ci seduta di... posso credere, ti Eh prego, dimmi già, è brava te, è brava te. Quindi il fascino dell'apparire, poi soprattutto, cioè, vedi, da essere e avere siamo passati ad apparire, poi il mondo evolve, viene da dire, forse, viene da porsi una domanda, però oggi l'immagine, no, è quello che conta, lo sappiamo benissimo, no? Quindi non c'è mai stato un momento come questo in cui l'apparire sia addirittura superiore. Noi oggi siamo collegati in remoto e siamo qui e potremmo di noi potrebbe essere un cartonato e in realtà noi essere nella giungla, ma l'importante è che appariamo con un aspetto più o meno accettabile e decente, no? Quindi Però Renzo, diciamo che il concetto, ovvero la storia che hai raccontato prima, quindi degli uomini che noleggiano questo pacchetto all inclusive di macchina con oh una già. bella donna, cioè non fa nient'altro ancora una volta che farci capire che esiste purtroppo ancora questo concetto di donna oggetto. Assolutamente. Poi, però, tu pensa ad una cosa che ci riporta proprio al perché c'è questo legame così forte tra le due figure, no? Il design delle automobili, la forma dell'auto, vista dall'alto, se guardi il disegno di un'auto dall'alto, è quella di una donna. Le spalle, la vita più stretta e i fianchi. L'esempio che si racconta come esempio primario per questa cosa è quello della Porsche, che viene proprio definita da sé l'auto più sexy perché rappresenta al meglio questa forma, questa sinuosità, questo concetto, no? È sempre donna oggetto, sono d'accordo, è così, però se vogliamo un po' meno i faciloni, gli stupidotti, dobbiamo ricordarci che ci sono stati nella storia dei contributi importanti da parte di donne per ciò che riguarda l'auto e la loro evoluzione. Poi dopo ne parliamo ancora anche poi dal punto di vista di senso pratico dell'oggi. Però in passato ci sono state delle idee che sono state talmente geniali che hanno cambiato per sempre l'esperienza al volante, no? Le donne, soprattutto all'inizio, quando la vettura doveva... non ti sento? No, scusami, ero muted. No, dicevo che adesso ci andrai a raccontare delle cose che credo pochi sappiano, fra l'altro, cioè cose di utilizzo comune quando siamo su un'automobile importantissime, ma credo che pochi sappiano che siano state comunque inventate dalle donne, giusto? Sì, ma fa parte della parte della grande creatività, della grande sensibilità, no? Che può avere la donna, che però, attenzione, non sono mai cose disgiunte da un grande senso pratico. Noi pensiamo che è stata proprio una donna, si chiama Mary Anderson, che ha tirato fuori l'idea del cristallo. Sembra una banalità, ecco, se voi sentite dei rumori dall'esterno è il mio cagnone che ha visto passare qualcuno. E no, dicevo, il tergicristallo non si potrebbe andare in auto senza un tergicristallo, perché sennò hai due all'ora, perché se no non vedi niente. Poi ce n'è stata un'altra, questa era già una in gamba, di un certo spessore, Florence Lawrence negli Stati Uniti. Allora, lei era un'attrice e guadagnò soldi a sufficienza per comprarsi una macchina. Pensiamo che siamo negli anni 30, quindi macchine, le auto non le aveva nessuno, ce n'erano pochissime. Lei aveva avuto la possibilità di avere sufficientemente soldi da potersela comprare. Gli piaceva e gli viene in mente una cosa, che anche qua l'intuizione della donna, l'idea dell'avere le frecce direzionali.
lei raccontò questa cosa a qualcuno che conosceva la Buick, che le mise poi di serie sulle sue auto a partire dalla fine degli anni 30. Cioè, quindi, di nuovo, cristalli, frecce. Poi pensiamo a delle altre cose, lo specchietto retrovisore, le linee di mezzeria della strada, sono tutte Scusami se invenzioni. ti Renzo, scusami se ti interrompo di nuovo, ma qui ci sta, perché lo specchietto retrovisore noi donne veniamo costantemente accusate di non usare gli specchietti. È praticamente impossibile perché li abbiamo pensati noi, li abbiamo inventati noi. Ma Quindi è infatti, chiaro ma che li infatti usiamo. assolutamente, perché di nuovo sono tutte delle invenzioni che comunque in un modo o nell'altro, se vuoi, hanno portato una rivoluzione nell'esperienza di guida, no? Perché allora cominci ad avere lo specchietto e quindi puoi avere un'idea di dove sei, se c'è qualcuno dietro, se devi parcheggiare o quant'altro. Cominci ad avere la linea di mezzeria che quindi ti fa capire dove sei o dove non sei. Per cui e poi pensiamo degli altri impatti importanti, no? Pensiamo a uno dei marchi più prestigiosi che ci sono, la Mercedes, no? Che ha preso la Mercedes, avevano un cliente importantissimo che si chiamava Jennickel. Quando morì Daimler, che era colui che aveva fatto nascere la Daimler Benz, Jennickel prese il suo posto, chiamò il progetto che avevano per le auto da corsa con il nome che usavano in casa per una delle figlie, Mercedes. E quindi Ecco. siamo a quello che è importante. Poi sempre in casa Mercedes c'è un'altra, questa è bellissima perché è più leggera, no? Nel senso che la moglie di Carl Benz, il socio di Daimler, si chiamava Berta, e involontariamente stabilì un record del mondo. Che cosa ha fatto Berta? Allora, un mattino si prende una delle macchine che avevano, ne avevano costruite 3, cioè avevano, in quel momento avevano fatto 3 auto, ne prende una e decide che vuole andare in macchina da sua mamma con i Cosa bambini. banalissima per noi adesso, peraltro, no? Sì, e la mamma abitava a 104 chilometri da lei. Nessuno in macchina aveva mai fatto 104 chilometri. Quindi lei stabilì un record del mondo. Immagino il marito quando tornò a casa e gli disse: dove sei andata? Ma sono andato dalla mamma. Dice: ma se rimanevi per strada. Comunque, tanto per dire, record del mondo di guida, no? Ma Quindi ne aggiungo era un'altra Renzo, perché adesso non ho il nome sotto mano, però ovviamente sono andata anch'io, come hai fatto tu, a cercare un po' delle curiosità in giro e c'è stata una donna, quindi negli albori proprio delle macchine, che è stata la prima persona in assoluto con l'automobile a fare il giro del mondo. ah beh, sarà stata una come la grande attrice di cui parlavamo prima, che aveva la possibilità, aveva denaro e quindi poteva permettersi di affrontare una cosa del genere. Cioè, sarebbe Esatto. dura anche oggi farlo al giro del mondo, quindi figuriamoci Non ho quanti idea di anni quanto ci fa. abbia messo, come c'è stata una famosissima scienziata tedesca che ha inventato una fibra particolare, fra l'altro brevettata, che è quella che oggi si chiama ancora fibra Kevlar, che è quella che viene usata Ah, ok. come fibra, esatto, fibra principale nella costruzione dei copertoni, quindi degli pneumatici, ma anche viene utilizzata, se non erro, per fare le guarnizioni o certi componenti che devono avere una resistenza molto forte in tutto l'ambito Sì, sì, ma automobilistico, ma infatti. non solo, quindi Infatti, cioè, voglio poi dire, anche cose. abbiamo ancora da rifarci sempre per quelle grandi donne di tanti anni fa, la moglie di Carl Opel, no? Quello Mhm. della Opel.
Loro certo. a un certo punto, lui muore e aveva 5 figli, e in realtà la Opel produceva macchine da cucire e biciclette. Lei con i 5 figli, lei capì che l'automobile era un settore promettente dove investire, dove lanciarsi, e lei con i 5 figli creò uno dei marchi automobilistici più apprezzati al mondo, lo sviluppò tanto da farlo poi diventare così importante. Quindi donne. Beh, assolutamente donne impactful come, menzioniamo sempre noi con la nostra fondazione, giusto? Quindi donne che Assolutamente. nell'industria e anche nell'industria e nello sviluppo del mercato dei motori automobilistico, ma non solo automobilistico, hanno lasciato un'impronta. Hanno lasciato un'impronta, e come ti dicevo, al giorno d'oggi, fortuna, per fortuna il mondo non va avanti solo per inerzia, ma anche per dei miglioramenti, e ti dirò che oggi le donne hanno acquisito un ruolo estremamente importante nel processo di acquisto di un'auto. Era una cosa che in passato era macchine, no? Ecco. Però, posto che noi maschietti sappiamo che in casa non si muove foglia che moglie non voglia, questo poi dopo possiamo dire quello di nuovo, smacchiare il giaguaro e pettinare le bambole, ma sappiamo che è così. Ma sappiamo che non solo quelli dell'auto, gli acquisti delle auto, ma gli acquisti importanti devono comunque essere benedetti, perché altrimenti sono guai. Altro che se rompi lo specchio sono 7 anni di guai. Se fai un acquisto di quel genere lì sbagliato, ce l'hai per tutta la vita, te lo rinfacceranno Puoi chiedere sempre il e morirai, divorzio. e morirai con questo, no? Però sai perché la donna è sempre più importante nel processo di acquisto di auto? Uno, perché che se ne dica, l'auto è diventato un bene importante, ha dei prezzi molto, molto elevati, e costa gestirla, costa mantenerla. Quindi qui l'uomo si innamora, no, dell'auto o di una moto o di una barca, perché poi alla fine di tutto la barca è sempre un motore, no? Anche quello lì. Però la donna, e c'è stata proprio la pubblicazione di uno studio non molto tempo fa, la donna, a differenza dell'uomo, è più attenta a valutare, lo accennavo prima, a valutare degli aspetti pratici, cioè il consumo, l'affidabilità, quanto è facile da guidare, quanto è facile o difficile da parcheggiare, un rapporto tra prezzo, qualità, necessità, piacere, no? L'uomo si perde, no? Un pochino sognando, lui sogna a occhi aperti, la forma, le linee, le Lo ruote. spoiler, la mascherina, lo Adesso tutta specchietto, la tecnologia che c'è all'interno, no? I cosiddetti nice to have. La donna è più pratica, no? e quindi ci vuole per forza una donna per andare a comprare un motore. Brava, non solo per comprare una macchina, chiaramente. Infatti ho usato il Poi, termine motore, brava, quindi brava, proprio qualcosa in che abbia un motore. generale, in generale io sostengo che devi andarti a comprare devi comprare qualcosa, se non sei da solo è meglio, perché rischi, ecco, ma perché l'hai preso blu? Forse era meglio se lo prendevi verde. Quindi è sempre meglio così, per Perfetto autotutela. vivere familiare. Autotutela e anni di esperienza, ovviamente, piacevole comunque da gestire. Però, tornando a noi, teniamo conto che questa passione che abbiamo detto a livello creativo, a livello immaginativo della donna, e questa sua presenza oggi nel processo di acquisto, fa anche sì che tante volte sia la donna per se stessa che mette passione nell'auto, nella prestazione dell'auto, no? Noi abbiamo l'idea
di nuovo abbiamo detto l'uomo a cavallo, ma la star del cinema, della musica, dello sport con una supercar, no? Però oggi abbiamo delle simbolo di potere, no? Simbolo di essere qualcuno, simbolo di vittoria, ma noi oggi abbiamo degli esempi importanti di celebrities al femminile che non scherzano. Se noi andiamo a Hollywood, non c'è più solo la gara ad avere il vestito esclusivo o la borsetta che non ha nessuno e che non trovi da nessuna parte, però oggi c'è anche avere l'auto che fa girare la testa. La Victoria Beckham è una di queste. Nicki Minaj, la rapper, famosissima, che è una sempre che si manifesta attraverso rappresenta proprio io, la propria stravaganza con dei colori. Lei ha 8 auto importantissime, supercar, Bugatti, Bentley, Ferrari, via dicendo. In questo momento, siccome lei ha fatto tutta una serie di realizzazioni che c'entrano con il rosa, ce l'ha tutte rosa, però nessuno ci mette le spalle al sicuro che domani lei le possa avere tutte gialle, perché dipende un po' dal ghiribizzo che ha, perché poi cioè, attenzione, il mondo della musica, come il mondo, come il mondo dell'arte in generale, no? Abbiamo citato Nicki Minaj, quindi rimaniamo sul tema della musica. I loro video nella loro arte usano questi abbinamenti, anche rafforzano contrasti, toni, no? Dalle parole, cioè c'è la famosa gita di Aretha Franklin oppure addirittura partnership con automobilistiche come citiamole pure Jaguar e Volvo, Lana Del Rey e Robin, che poi dopo ci sono, non lo so, le acrobazie che fa in auto MAA, che sarebbe Mia all'italiana. Poi c'è tutta, ecco, tutta la cultura hip hop, per esempio, è rappresentativa di quello che stiamo dicendo, macchinoni e donne. E qui macchinoni e donne che sono davvero oggetto. Poi c'è il ribaltamento anche come appunto Nicki Minaj o come era stata Missy Elliott, in quanto sono loro che non sono più oggetto, ma diventa l'uomo che diventa oggetto. Poi altre cose, abbiamo detto, i grandi geni, i grandi contributi a livello di genialità e di creatività e i grandi contributi che vengono dati oggi nel processo di acquisto, il fatto che comunque la donna stia anche lei acquisendo l'auto come oggetto per dimostrare qualche cosa, donne che hanno abbinato la loro femminilità al gusto della velocità, della competitività. No? C'è questa donna Danica Patrick che negli Stati Uniti fa Formula Indy e NASCAR. Noi abbiamo avuto, ce la ricordiamo tutti perché abbiamo avuto anche delle altre, ma è stata la più nota, la più famosa, Lella Lombardi, la Formula 1. Estendiamo il concetto, perché sempre comunque abbiamo detto moto, macchina, barca, ma mettiamoci pure l'astronave, cioè Simonetta, la Cristoforetti, alla fine di tutto, pilotava un motore in un modo o nell'altro, nello spazio. E poi l'altro grande tema sono parola che abbiamo imparato a conoscere tutti, sono le influencer, no? Certo. C'è Renzo, chi ha scusa, Ferrari. ti posso fermare un attimo perché Sì, abbiamo un ospite che non sapevamo bene se ci poteva essere oppure no, ok. ma è capitato al momento giusto, veramente giusto. Bene. Perché stavamo parlando della velocità, stavamo parlando delle donne pilota delle formule NASCAR piuttosto che della Formula 1.
Questa sera, ospite imprevisto, inaspettato, ma molto gradito, abbiamo un carissimo amico che adesso metteremo su, che è Francesco D'Alessandro, che è la persona, diciamo, che ci dà la possibilità, fra l'altro, di andare online, streaming sulla radio Dream on Fly. Eccoti qua, Eccoci. Francesco. Ma Buonasera, Buonasera che Francesco. nelle N cose che fa quest'uomo, che è un grandissimo imprenditore, attenzione, attenzione, ha messo in piedi anche una scuola, giusto? Per imparare a fare guida sicura. Quindi, Francesco, intanto benvenuto con noi nel nostro salotto e nel nostro aperitivo pre-weekend. Grazie. Grazie per essere qua con noi. E approfitto immediatamente per farti 2 domandine, perché so che hai il tempo molto contato, quindi intanto ti ringrazio per averci dedicato e dedicarci questo quarto d'ora. Allora, le 2 domandine sono legate a 2, appunto, delle tue attività. La prima domanda è: visto che immagino che tu avrai come frequentatori, frequentatrici dei tuoi corsi di sicurezza sia donne che uomini, se ci vedi una che macro differenza fra l'uomo e la donna quando fanno questi corsi. E la seconda però, perché un altro dei tuoi business è legato al mondo dei jet privati, se ti è mai capitato di avere una donna pilota dei tuoi jet. Allora, grazie. Buonasera Simonetta, buonasera Renzo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie mille Simonetta. Sì, Guida Sicura in realtà si chiama Guida Sicura Supercar, è proprio la nostra società specializzata in corsi di guida sicura sportiva, e poi facciamo mille altre cose con le auto, principalmente con le supercar, ma anche con le motociclette, insomma. Facciamo corsi di guida anche per ambulanze, per mezzi di soccorso, guida militare, facciamo corsi istruttori, noleggiamo anche le Ferrari per matrimonio, insomma ci muoviamo un po' a 360 gradi nell'ambito del lusso. Il lusso è proprio il nostro standard a livello imprenditoriale, perciò hai fatto giustamente il collegamento anche con Flefi Airways, che è l'altra nostra compagnia aerea privata, e poi Excellence Houses ho fatto in tempo a cambiare il nome perché avevo avuto una precedente call, invece il marchio col quale offriamo servizi di real estate soprattutto a Dubai, insomma, quindi diciamo questo del lusso è un po' il nostro target. A proposito di auto, diciamo che vabbè, con Guida Sicura Supercar abbiamo fatto tante robe, abbiamo anche formato i motociclisti della RAI che seguono il Giro d'Italia, abbiamo formato gli autisti della GTT, che è il servizio pubblico di trasporto degli autobus a Torino, in Piemonte, comunque insomma ci diamo tanto da fare. Autisti e automobilisti e soprattutto persone che in realtà guidano, piloti sia a livello di auto che a livello di aerei, sì, assolutamente. Tieni conto che allora a livello di aerei diciamo che siamo intorno a un 20-25% di donne, assolutamente. A livello di auto siamo anche intorno al 40%, un 38,5% in realtà. Quindi la tendenza è molto più alta. Spesso le donne comprano dei corsi di guida per regalarli poi ai loro compagni o anche ai loro figli, e poi ne sono vittima loro stessi, come dico io, perché poi finiscono per accompagnarli e alla fine dicono no, ma guarda, già che ci sono lo faccio anch'io, insomma, no? E quindi alla fine diventa anche, devo dire, carina come attività. Sono anche molto brave, devo dire. Sono molto brave perché Spacchiamo questo mito che noi siamo più handicappate a guidare? No, assolutamente. Allora, per quello che so io, ma anche a livello di piloti di aereo, uguale in realtà, nel senso che allora, veramente a livello tecnico professionale zero differenza. Poi a livello di auto, perché stiamo parlando di auto, ci sono le pilote di rally che sono veramente numero uno, cioè sono diverse che si seguono anche su Instagram, eccetera, sono tra l'altro anche di Torino, veramente molto molto brave. Comunque devo dire che in realtà la donna rispetto all'uomo ha delle peculiarità che sicuramente, diciamo che la macchina per lei non è un argomento di competizione, no? Magari lo sono le scarpe, le borse, no? Ma l'auto proprio no. E questo fa sì che si approccia all'auto in maniera, come dire, no? Senza quell'ego smisurato, senza quella, come posso dire, quella focosità, quella roba che poi porta noi uomini invece, no?
a doverci misurare, perché se io so guidare meglio di Renzo, sono sicuramente più bravo e magari agli occhi di Simonetta sono anche più figo, no? Perché a me uomini scattano queste robe nel nostro cervello, insomma. Sì, 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 cioè, Ne abbiamo parlato fino adesso, per cui... ecco, vedi, non lo sapevo, ma insomma è quello. Mentre invece la donna entra, dice sì, sì, fate i fighi tutti e due, Renzo e Francesco, a me non me ne frega niente, io vado e vado per divertirmi. E come succede in tutte le aree della vita, qualunque area della vita, quando vai senza aspettative, senza ego, senza doverti misurare con nulla, no? La famosa ansia da prestazione, vai senza ansia da prestazione, ovviamente le cose ti riescono meglio. E quindi ci sono quelle proprio brave, 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 insomma. Poi ci sono capitate donne che per carità si sono sedute al volante e cominciano a tremare, ma ci sono capitati uomini che hanno fatto di peggio, c'è chi lo devi fermare, ma quelli, insomma, sono i casi estremi che non sono legati al sesso, poi sono legati più a facoltà mentali, personali. Mi permetto di aggiungere che comunque le donne sono considerate degli ottimi clienti da parte delle compagnie assicuratrici. Perché? Ma perché a livello statistico la donna causa meno incidenti e di Più conseguenza prudente. il torto è meno volte dalla parte della donna che non dall'uomo, e quindi Sì. diventa profitto per l'assicurazione, perché paghiamo quanto gli uomini, ma dall'altra parte generiamo meno danno che gli uomini. Ma per la stessa cosa di prima, perché in realtà questo lo credo, cioè non l'ho approfondito, però lo penso io, quindi insomma, è un pensiero personale, lascia il tempo che trova. Però penso che in realtà la donna magari faccia più danni, tra virgolette, a livello piccolo, no? Il graffio, lo specchietto magari che viene rigato, la piccola bolla, no, all'auto, il cerchione rigato perché va sul marciapiede, no? Quelle piccole cose da disattenzione, ma proprio perché non gliene frega niente. Quindi esattamente perché non gliene frega niente, tutte le piccole cose sono, no, vengono a galla. L'uomo invece magari sta attento al cerchione, sta attento a quello, sta attento alla riga, sta attento a tutto, oppure se si fa gliela va subito a correggere, però poi magari è capacissimo di creare degli incidenti mortali, perché magari passa praticamente col giallo, passa con, magari corre sicuramente di più, ma è facile trovare in giro delle auto che veramente ci sono degli incroci qui a Torino, proprio anche vicino all'ufficio, dove all'improvviso trovi delle macchine ribaltate, no? E tu dici no, vabbè, cioè, ma insomma, questi vanno a 10 all'ora, cioè come fanno a ribaltarsi qui? Posso capire l'incidente, ma proprio, cioè, come fanno a ribaltarsi? Poi li trovi sotto sopra, te lo giuro, proprio sotto sopra, oppure di lato così, e dici, cioè, ma come fanno? Perché in realtà, perché schizzano, perché corrono, perché poi ci sono dei punti precisi, lì è una legge della fisica, nei punti precisi l'auto anche se va a 10 all'ora si gira lo stesso e comunque si ribalta, però il concetto è che lo fai con imprudenza, perché vai a 10 all'ora magari, ma sei imprudente, a parte che non vai a 10 all'ora, mentre la donna magari è lì, non gliene frega niente, quindi col giallo si ferma. È ovvio quindi che a livello assicurativo io penso che la donna sia preferita, ma è meglio avere 100.000 righe alla macchina piuttosto che avere una volta, insomma. È meglio avere È 100.000 chiaro, però righe e la scusa, macchina. Allora, con sì, la cioè vita voglio umana. dire, Francesco, vai giù, scendi giù per strada dove vedi queste macchine ribaltate, ci metti il tagliandino sopra, venite a seguire il corso di guida sicura. Esatto, Quindi esatto, esatto. Esatto. Uomini o donne, non importa. Tutto. Sì, poi Bene, devo dire, guarda, guarda, sono contenta. io ho anche Dimmi, prego. un'esperienza di notturna in volontariato in 118, no? E devo dire che tutti gli incidenti gravi, e quindi tutti gli incidenti, perché ovviamente dove c'è bisogno dell'ambulanza, comunque in realtà è difficile che sia proprio un incidente semplice, io non ho mai visto in realtà alla guida una donna, mai. È più facile che sia stata dietro, a fianco, così, ma non... quindi su Sì. questo assolutamente. Lo leggevo ieri, sempre relativamente proprio alle statistiche delle assicurazioni, che la maggior parte delle volte che lato passeggero poi c'è una donna, diciamo c'è qualcuno di grave, è molto più facile che sia una donna. E perché? Perché di solito quando sei in coppia è l'uomo che vuole guidare e quindi Esatto. l'uomo Ma genera più il incidenti. posto davanti vicino al guidatore è il posto della suocera, è quello lì. Perché così lo fanno fuori prima. Quello che si chiama proprio il posto della suocera, quindi Sì. dicevamo Ma prima. Senti Francesco, ma possiamo dare magari qualche consiglio a chi ci ascolterà, anche registrati,
non so, per quello che riguarda la guida sicura, i tuoi corsi, dove possono attingere alle informazioni se vogliono venire a fare qualche corso con te per diventare più sicuri e più bravi? Sì. Allora, cominciamo a dargli un paio di consigli. Allora, a parte quelli che, tra virgolette, direi banali nel senso che può dire chiunque, ma poi banali non sono, che è quello di ovviamente rispettare i limiti di velocità, rispettare i semafori, quella è veramente una condizione proprio minima, basilare, quindi sembra in realtà assurdo, ma comunque in realtà è meglio sempre ricordarlo, rispettare i limiti di velocità è fondamentale, così come non bere assolutamente, nemmeno nei limiti di legge per quanto mi riguarda, perché comunque l'assorbimento e la tolleranza dell'alcol da parte delle persone è ben diversa da ciascuno. Quindi c'è qualcuno che magari se il limite di legge è 0,5, qualcuno arriva a 1,5, quindi è già fuori e comunque non dovrà guidare, ma magari lui fisicamente sta veramente bene, però comunque non deve guidare. Ci può essere qualcuno che ha 0,3, 0,4, quindi può tecnicamente guidare, ma di fatto nel suo organismo rallenta tantissimo i riflessi, e quindi anche in quel caso. Quindi per quanto mi riguarda, io sarei uno di quelli che dico: se sei alla guida devi avere tolleranza zero. Quanto devi avere nel sangue di alcol? Zero, non 0,5, zero, perché in realtà questo l'abbiamo visto tante volte anche negli incidenti, non si è lucidi e comunque in realtà si è sempre un po' più briglia, eccetera. Quindi questo è fondamentale. Poi tecnicamente, guarda, un paio di cose, no? Io uno lo faccio sempre su quello che sono le gomme, no? Spesso si dice: ah, ma io poi non c'ho tempo, non c'ho voglia, non c'ho soldi, non voglio cambiare le gomme estive con quelle invernali, non mi interessa, oppure uso le 4 stagioni, così va bene ovunque. Allora, premesso le 4 stagioni, stanno bene solo sulla pizza per quanto mi riguarda. Tutto il resto, le gomme non va bene, assolutamente. Quindi no, anche perché è una mescola mediana, e mediana non vuol dire veramente nulla, cioè proprio 0-0, quindi questo assolutamente no. Invece le gomme è fondamentale sapere che c'è una differenza di frenata che noi facciamo vedere con un video, poi qualche volta se ti fa piacere lo facciamo vedere, oppure se lo volete vedere anche Certo, adesso. volentieri. Anche adesso? Lo vuoi vedere adesso? Dura 30 Non secondi. so. Sì, 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 mettilo pure su. ok, Devo allora guarda, capire aspetta un attimo che come fa. devo vedere come si fa, forse devo condividere lo schermo, vero? Allora, aspetta un secondo che... Allora, se vai sotto non so se tu hai la toolbar, ma dovresti avere share screen. Ah, ok, allora aspetta, prima ritrovo il video, perché appunto non era preparato, quindi mi è venuto in mente adesso. No, è Siccome mi ha stata fatto... tutta un'improvvisata, ma come ti dicevo e come dico sempre ai nostri bello. ascoltatori, noi siamo degli improvvisati. Quindi... Allora, guarda, Anzi, scusami, ma visto che non devo guidare, mentre tu carichi il video, io E già che questo è una peri time, in effetti. Grande. Allora, casa, non devo guidare. sì. Allora, aspetta un attimo che adesso provo a caricarla, così mi dite anche se lo vedete, lo facciamo partire. Tra l'altro questo era un video che noi abbiamo preso da Pirelli, mi pare, in realtà ce l'avevano loro, e quindi quando possiamo lo facciamo sempre vedere. Allora, vediamo un attimo se parte. Allora mi dice che lo sta scaricando. Vediamo un po'. Tanto mentre aspettiamo, Renzo, ci vuoi deliziare con qualcuna delle frasi più significative legate alle donne e ai motori? Ah, quelle che dicevamo che abbiamo Sì, trovato, vabbè, Francesco, ce ne quando sono. sei pronto alza la manina, ma noi... Sì, vai tranquilla che... Allora, abbiamo scartato quelle, ce ne sono di carine, ma qualcuna era un po' osè e quindi l'abbiamo scartata. Ma ce ne sono di quelle che sono divertenti. Adesso me ne racconto qualcuna. Allora, una è sempre così, no? Il parallelo che tu non hai bisogno di chiamarla la macchina, il tuo amore auto, non hai bisogno di chiamarlo, può essere moto, macchina, lei comunque non si arrabbia e se non la chiami non ti fa delle scenate di gelosia. L'altra è che poi comunque
scambiarla con un amico e lei non si offende, non se la prende. Poi c'è una bellissima, questa a me piace tanto, che quando sei con lei non hai bisogno di parlare. Tranquilli che non dici niente. Poi l'altra è allora, tre un po' così, cos'è? Allora, una va subito in temperatura e quindi i preliminari sono ridotti al minimo. Enzo! Poi, vabbè, te l'ho detto, sono tre un po'. L'altra è che è l'unica alla quale piace che tu si voce, quindi non sta a perdere tanto tempo. E poi è un'altra, l'ultima, la più carica, poi dopo ne ho delle altre, ma non di questo genere, è che riguarda le moto, questa qua, solo per le moto. La monti quando vuoi. Francesco, dimmi che sei proprio col tuo video, va? No, ma le altre sono leggere, esce solo con te, esce solo con te, sai sempre dov'è. Se te la fregano te ne accorgi subito. Tutte queste cose di parallelo. Poi adesso ne dico una carina che spiega un po' con il discorso di carattere tecnico, perché così poi possiamo vedere il video, e poi ne tengo una alla fine. È l'unica lei che puoi davvero capire. Se hai qualche dubbio, qualche incertezza, qualche problema, c'è sempre il libretto di uso e manutenzione. Adesso vediamo il video, dai. Andiamo col video, Francesco, Eccolo. vai. Adesso parto, così vi condivido lo schermo, mi dite se lo vedete lo schermo. Aspetta che lo metto in stream. Ah sì, esatto, giusto, ho messo in stream. Allora, però rimuovo un attimo noi. C'è l'audio o non c'è l'audio? Che non si sente nulla. Non lo senti? No. Vabbè, comunque tanto l'audio è solo una musichetta. Allora, un attimo solo perché è ripartito anche da qui, prima non partiva. Era finito? Perché faccio fatica. Ah no, vabbè, mi dicono dalla regia che non si sentiva l'audio. Comunque credo che il concetto sia chiaro, giusto? Allora, vediamo un attimo. Adesso, allora, perché prima non si vedeva, adesso magari riesce a partire invece. Avete visto qualcosa o nulla proprio? No, le immagini si sono viste, si vedevano le differenze di prestazioni tra le due tipologie di pneumatici con le diverse condizioni meteorologiche. Sì. No, è veramente tanto. Ecco, lo faccio vedere adesso, questo qui lo dovrebbe aprire perché l'ha scaricato. Vediamo un attimo, dovrebbe aprirlo da qui. Allora. Ecco, vedete che differenza, no? A 100 km/h con 16 gradi, se uso ancora le gomme invernali ho la bellezza di 5 metri, no? A volte sai che la differenza tra prendere o non prendere un ostacolo anche improvviso è veramente pochi centimetri. Chiaro.
chilometro uguale, ma vedete 5 gradi del sole a 50 gradi, ma se piove non è uguale, anche qui di distanza. Chiaro. E qui è la botta finale, vedete? Qui addirittura quando in realtà a meno 2 gradi, quindi nemmeno a meno 5, meno 10, eccetera, a 50 km orari, quindi a una velocità veramente ridotta, la differenza è 28 metri, quindi capisci che... Allora, questo tempo d'arresto è doppio. Sì. Ecco, noi che cosa diciamo sempre? Diciamo, guardate che è ovvio che voi non è che avete il gommista sotto casa, no? È come quando faccio rally o faccio i campionati che vado dal meccanico, quello immediatamente mi monta e mi smonta le ruote, no? Però noi ne dobbiamo essere consapevoli e quindi io devo sapere che sto guidando a quella velocità e a quelle condizioni atmosferiche e ovviamente so che ho le gomme magari invernali o le gomme estive e praticamente la frenata è più lunga. Quindi se la frenata Questo è più Francesco lunga, però va bene anche per gli uomini, No, certo, no, ma per gli uomini, io dico in questo caso era per tutti, non c'entra, non c'entra distinzione di sesso, insomma, non era per tutti, sì. Quindi l'importante è esserne veramente consapevoli, quindi io devo sapere che sto guidando una macchina, perché a volte capita che anche, ecco, ieri per esempio, noi siamo ancora in un periodo questo in cui ci sono le gomme da neve, no? Perché è ancora obbligatorio fino a marzo-aprile, fino al 15 aprile, per esempio qui nelle nostre regioni, ecco, noi ieri avevamo 17 gradi. Ecco, a 17 gradi io devo sapere che non devo andare a cambiare le gomme e poi domani saremo forse di nuovo con la neve, quindi devo ritornare a cambiarle. No, devo sapere che sto guidando una macchina con le gomme da neve a 17 gradi. Quindi se la frenata è più lunga, l'unica cosa che ho per ridurla, devo ridurre la velocità. Ecco, e questa è la essere consapevole, chiaro. Ecco, la consapevolezza è quello che fa tutto nella vita sostanzialmente, e questa è una delle chicche. Vedi Simonetta che noi parli di consapevolezza per le tue impactful women. Vedi? Esatto, tutto quello che facciamo, anche se lo facciamo sotto questa forma un pochino apparentemente più leggera, perché poi in realtà lanciamo dei messaggi molto precisi e lo facciamo per dare consapevolezza alle persone, che una volta è la consapevolezza del non è che non so guidare perché sono donna o perché sono uomo, non so guidare perché magari non ho mai fatto attenzione a certe cose, non ho mai saputo certe cose, non ho fatto un corso di guida sicura, piuttosto che non lo so, non so suonare uno strumento, non perché sono imbecille, perché sono donna, perché sono uomo, ma perché non hai imparato, no? Quindi chiaro. è sempre la cosa più importante. Quindi io direi, adesso ti dico due cose e poi andiamo in chiudo. chiusura perché siamo... Brava. Anche perché abbiamo questo che tu dicevi di non bere, ma noi siamo a caso, per cui possiamo bere. No, ti dico le ultime due stupidaggini proprio nella differenza tra il motore e l'auto e la donna, sono solo due, te ne dico. Una è che non ti chiede di fare delle riparazioni in casa, di aggiustare degli oggetti e non ti chiede di andare all'IKEA. E poi l'altra si lega col discorso delle polizze assicurative, cioè l'auto non ha una madre, quindi tu non hai una suocera a cui devi rendere conto. Va bene? Vabbè, questa era un po' cattiva e comunque per vabbè, dai, di nuovo abbiamo parlato dell'italiano medio, nell'iconografia dell'italiano medio c'è sempre questo pensiero. Vabbè, allora posso dire anche la mia, sugli uomini. Sì, perché io non l'ho detto prima, ma diciamo che rispetto a tante altre donne, da un punto di vista di motori, sono più vicine al mondo maschile, nel senso che sono una rider, quindi guido le moto. Ho incominciato a salire sul primo motore che avevo probabilmente 9 anni, sul famoso Ciao, motorino Ciao, e poi insomma in progressione li ho visti un po' tutti e l'ultima mia moto che ho avuto purtroppo tanti anni fa è stato un Ducati Monster. Guido qualunque cosa, non ho problemi, ho fatto talmente tanti chilometri in lungo, in largo, in giro per l'Europa, in giro per il mondo, che quindi non mi considero
nella media, ma neanche degli uomini, perché ci sono tanti uomini che non han fatto tanti chilometri come ho fatto io, ma mi fa ridere quando c'è qualche problema, diciamo, ad una macchina e tu vedi sistematicamente che l'uomo alza il cofano del baule, il cofano davanti, per provare a capire, di interpretare il motore. Non ci capisce niente, però già solo il fatto di alzare il cofano e guardare Dà un dentro, tono. ci sta un Ma, tono. No? ma perché una volta in realtà qualcosa in più ci capiva. Ah sì, sì, perché più o meno tutti ci Sì, perlomeno capivi dove era trafficavano. il motore, dove si mette l'acqua per i tergicristalli e dove Esatto. c'è la batteria. Adesso con l'elettronica, guarda, è assolutamente uguale, siamo tutti pari, c'è la parità, perché in realtà Sì, apri, puoi anche richiudere, non trovi manco più la batteria, perché la batteria adesso la rimettono dietro. Guarda, ti dico, adesso la cosa che è capitata a me quest'anno, che si è scaricata la batteria, e per dirti che quanto tutta elettronica è incredibile, la batteria non è più dove era una volta, è all'interno, sotto la ruota di scorta, praticamente dietro nel bagagliaio, proprio di lato alla ruota di scorta, eccetera, quindi è ben conservata, no? Perché tanto in teoria non si scaricano più. Piccolo problema, che sto bagagliaio si apre con il pulsantino, con l'elettronica, non si apre più a mano, quindi il già. bagagliaio non lo puoi aprire. Allora devi rimettere una carica in un posto che loro hanno indicato davanti nel cofano motore e devi mettergli una specie di booster, qualcosa, con quello aprire dietro, perché non basta per mettere in moto la macchina, e poi ti devi smontare mezzo bagagliaio, mentre una volta, io mi ricordo, mio papà aveva la 127, io mi divertivo a 18 anni, a 16 anni pure, ero più piccolo, a montarmi e smontarmi io la batteria, cambiavo le candele, facevo le cose, quindi ormai è diventato, guarda, parità assoluta. Vabbè, mi sembra quasi che stiamo andando indietro invece che andare avanti, però lasciamo perdere queste cose. Allora, io intanto vi ringrazio Grazie, infinitamente per avermi fatto compagnia, grazie a te. per averci fatto passare, sono sicura che saranno tutti d'accordo, veramente un'ora piacevole con questa simpatica chiacchierata legata al mondo dei motori in generale, al mondo delle donne. Renzo, come al solito, sei stato, diciamo, pungente al punto giusto, ma sappiamo che scherzi, perché comunque, per fortuna, sia tu che Francesco, insomma, siete anche dalla parte del Sì, gentil sì, sesso, assolutamente. siete contro. Quindi, dopo questi ringraziamenti, io vorrei ricordare che la prossima settimana, sempre alle 18:30 e sempre su YouTube, su Dream on Fly e a questo punto anche su Twitch, ci sarà la nuova puntata. Di solito lo spoiler della nuova puntata lo fa la Valentina, ma la Valentina non c'è, quindi lo farò io, perché Renzo non si sarà preparato ovviamente. Ma la No, prossima però, la settimana, dato che stiamo parlando di donne, la sì, settimana dopo sì. è la settimana della festa della donna. Ah, Io qui certo. posso fare uno spoiler perché avrò Simonetta, mia ospite, È vero, insieme a Red, è vero? vero, Quindi è Senti, vero. vogliamo sarà organizzare, una giornata dedicata alla donna. in quell'occasione un bel corso di guida solo per donne, dove vengono a guidare la Ferrari e ci danno uno smacco noi uomini? Ecco, Ma vedi? more than welcome, come direbbero i nostri amici anglosassoni. Poi se mi vuoi io vengo, Certo, ti voglio, Guarda, che facciamo scherzi. una ripresa live e la buttiamo Certo. sui Organizziamo, dai, canali. mettiamo insieme un po' di donne e organizziamo un percorso, insomma. Dai, facciamo una Ci roba, Benissimo. proviamo. Per la vediamo festa così. delle donne Renzo, tu non ti puoi mettere la parrucca e venirla a fare. Non ci sei Io Ma vieni, proprio. posso perché noi così ci fare divertiamo. sostegno morale per la truppa, come si Tu dice, fai no? lo speaker, no, fai la Va bene, diretta va bene. live, quindi Do, in ogni do il caso via, do il via. Poi lo tutti quelli che spoiler vogliono. allora, lo spoiler per la prossima settimana per il No Label, la puntata si chiamerà Lead Like a Girl, dove ci sarà la Valentina, ci sarà un'altra bentornata amica, la nostra Betty. Spero di esserci anch'io perché in realtà la prossima settimana io sarò impegnata come questa volta la Valentina. Sarà interessantissima perché già solo il titolo vi fa capire di che cosa parleremo. Grande. Spoiler dell'8 di marzo della mia presenza nella trasmissione di Renzo
e iper spoiler improvvisato di questo corso di guida sicura su Ferrari per le donne. Vi daremo tutte le informazioni qua sul canale a questo punto. Esatto. E guarda, vabbè, poi tutti quanti, donne e uomini, chi vuole può avere le informazioni sul sito nostro www.guidasicurasupercar.it, quindi c'è scritto qui guidasicurasupercar.it, possono chiederci informazioni in qualunque momento. I corsi sono dei corsi unici, non facciamo corsi base, corsi avanzato, facciamo un corso completo fatto di teoria in aula che dura un'oretta e mezza, e poi facciamo tanti esercizi in pista più i giri liberi, sempre con l'istruttore a fianco. L'attestato che rilasciamo è valido anche per gli usi di legge e per la sicurezza aziendale, quindi per chi ha anche auto, flotte, chi usa per lavoro, in realtà è assolutamente importante, quindi può farlo e lo può utilizzare. E per Manuela, che ha appena scritto che non può venire per la festa della donna, non lo facciamo giusto l'8, perché non avremo manco il tempo, nel senso di farlo sapere agli altri, ma lo organizzeremo magari quella settimana dopo, e ci metteremo d'accordo con Simonetta, farà sapere lei poi la data. Insomma, facciamo una data apposta solo per le donne, raccogliamo, ma magari, cioè, questa è una roba che facciamo anche noi senza utile, lo facciamo veramente al prezzo di costo, ci dividiamo le spese della pista e delle macchine, insomma, nessun problema. Facciamo un Impactful Women corso apposito per le donne di questa trasmissione, tutti assieme in allegria. Però Francesco, guarda, lo organizzeremo col pulmino, perché io poi voglio brindare. Vedila così, il corso bisogna brindare. Senti, io veramente vi ringrazio, abbiamo fatto un'ora abbondante, un ringraziamento a tutti quanti. Ci vediamo la prossima settimana, venerdì, e sarete gli ospiti qualunque momento voi vogliate tornare. Grazie ancora. A presto. Grazie. Lorenzo, piacere di averti conosciuto. Piacere mio. Ciao, grazie. Ciao. No label. Aperitivo inclusivo.